Ciao, oggi prepariamo insieme dei fantastici cuoricini di mousse al cioccolato bianco e pistacchio, decorati con glassa a specchio o con effetto velluto. Iniziamo scaldando 60 g di burro fino a doratura. Poi sminuzziamo finemente 80 g di mandorle pelate con un cucchiaio di zucchero semolato. Lo zucchero serve a facilitare lo sminuzzamento, evitando la formazione di grumi di farina di mandorle. Poi montiamo a neve ben ferma 2 albumi. Quindi versiamo l'olio in una ciotola, aggiungiamo 2 cucchiaini di pasta di pistacchio, (50 g di zucchero semolato), la farina di mandorle e 40 g di farina 00 setacciata. Mischiando bene il tutto, e quindi incorporiamo l'albume montato. Stendiamo l'impasto su una placca da forno imburrata e rivestita di carta da forno e inforniamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 12 minuti. A termine cottura ricaviamo dei cuoricini della grandezza dell'imboccatura dello stampo in silicone che useremo per assemblare il dolce. Per ottenere i cuoricini abbiamo precedentemente preparato delle maschere di carta da forno della dimensione adeguata. Quindi prepariamo un croccante al pistacchio. Sminuzziamo 15 g di pistacchi pelati, sbricioliamo a mano 25 g di wafer alla vaniglia, e sciogliamo a bagnomaria 30 g di cioccolato bianco. Aggiungiamo al cioccolato 20 g di pasta di pistacchio, la farina di pistacchi e i wafer sbriciolati. Mischiamo con una spatola e disponiamo il croccante sui cuoricini al pistacchio. Passiamo a preparare la mousse al cioccolato bianco. Iniziamo lasciando riposare in acqua fredda 10 g di colla di pesce per circa 15 minuti. Poi spezzettiamo e sciogliamo a bagnomaria 500 g di cioccolato bianco. Quindi estraiamo la polpa da 2 bacche di vaniglia.
Portiamo in una ciotola 2 tuorli e 25 g di zucchero semolato. Mischiamo con la frusta a mano e aggiungiamo la polpa di vaniglia. Versiamo in un pentolino 130 ml di latte e 150 g di panna fresca. Aggiungiamo anche le bacche di vaniglia che abbiamo inciso e scaldiamo a fiamma bassa. Versiamo il composto con i tuorli, mischiamo accuratamente e portiamo alla temperatura di 82 gradi centigradi. Quindi rimuoviamo le bacche di vaniglia, strizziamo bene la gelatina e la sciogliamo accuratamente. In un altro contenitore versiamo il cioccolato bianco fuso e il composto appena tolto dal fuoco e mescoliamo il tutto con una spatola. Frulliamo 450 ml di panna fresca fino ad ottenere della panna semi-montata. E la incorporiamo nel composto versandola in 2 o 3 porzioni, mischiando delicatamente con una spatola e poi con la frusta a mano per eliminare gli ultimi grumi di panna. Quindi versiamo la mousse nello stampo di silicone e disponiamo i cuoricini per completare il dolce. Lasciamo riposare in congelatore per 24 ore. Il giorno seguente prepariamo una glassa a specchio. Lasciamo riposare in acqua fredda 10 g di colla di pesce per 15 minuti. Poi versiamo in un pentolino 75 ml di acqua, aggiungiamo 150 g di zucchero semolato e 150 g di glucosio a 44 DE. Portiamo a ebollizione e usiamo il composto per sciogliere 150 g di cioccolato bianco con burro di cacao tra il 31 e il 33%. Sciogliamo bene il cioccolato bianco e aggiungiamo la gelatina dopo averla strizzata bene. Quindi aggiungiamo 100 g di latte condensato zuccherato e colorante alimentare in gel concentrato di colore rosso fino ad ottenere un colore rosso acceso.
Versiamo la glassa in un contenitore alto e stretto. Ed emulsioniamo con un frullatore ad immersione a campana aperta per almeno 3-5 minuti, senza far fuoriuscire mai la campana dalla superficie della glassa e verificando la completa scomparsa di eventuali bolle d'aria. Quindi quando la glassa scenderà alla temperatura di 38 gradi centigradi, rimuoviamo i cuori di mousse dallo stampo di silicone, li posizioniamo su un bicchierino per liquore e glassiamo abbondantemente. Prima di posizionare i cuoricini su un piatto, rifiliamo il bordo inferiore con un coltello o una spatola. Possiamo anche ottenere un altro gradevole effetto estetico spruzzando sui cuori di mousse dello spray ad effetto velluto, aspettando che la superficie si solidifichi prima di posizionare i cuori su un piatto. Se vuoi qualche altra idea per San Valentino, guarda la nostra playlist dedicata o il video della Red Velvet Cake. Ci vediamo al prossimo video.